Benvenuti in questo nuovo video. Ho costruito un paio di popper per un mio amico pensati per la pesca al siluro. Uno e questo che assomiglia molto a quelli da GT. Non hanno l'anellino per ancoretta qua perché me l'ha chiesti così e allora gliel'ho fatti come voleva. Armatura da 2 mm in questo, 2,5 nell'altro, fine esagerata. E facendo questi artificiali mi è venuto in mente una cosa. Non so se avete mai visto quei video in Francia col belly bot, questi. Yes! L'artificiale che usano è il Whopper Plopper. Ne ho già costruito uno in passato. L'acqua colpisce questa palletta, fa girare la coda producendo un rumore particolare in acqua. E oggi ho deciso di costruirne uno per i siluri, quindi dimensioni maggiori, più resistenti. Andiamo. Mi sono un po' allenato, quindi non dovrebbe andare malissimo la cosa, come l'ultima volta. Ho segnato ovviamente a occhio il centro, o almeno quello che lo è secondo me, e voglio provare a fare un foro passante da parte a parte. Dovrò farlo prima da una parte e poi dall'altra. Ormai sono un maestro nel segnare le cose ad occhio. Vado a fare l'anellino frontale, molto simpatico da fare con 2 mm. Sei chiuso nel morso, perché ti giri? Non ti puoi girare se sei chiuso nel morso. A quanto pare sì. Vabbè, sto facendo un po' di casino, non fateci caso. Olè. Ora vado a fare un po' di spazio nel buco anteriore per riuscire a infilarci l'armatura rilegata e ripiegata. Perfetto. L'avrei incollata con l'epossidica, ma siccome praticamente sta armatura qua non deve fare niente, deve tirare solo orizzontalmente, perché mi sono dimenticato l'anellino sotto. No, adesso glielo vado a fare.
semplice forno, non ho fatto il video perché ho fatto un buco a trapano, e vado a fare un piccolo anellino con l'acciaio, un piccolo 8 chiuso per l'anellino di pancia. L'armatura mi va a tenere fermo l'anellino. Adesso vado a fargli il lupo dall'altra parte. Allora, l'armatura la vado a fissare con la cianoacrilica, anche perché va a tirare solo per questo verso qua, e anche se prendi nell'anellino qua non può succedere niente, è impossibile. Ho messo un po' di polvere di legno per andare a coprire fino a circa metà buco, e poi da metà buco in poi vado a riempire con il piombo. Ho dato una carteggiata come al solito, 400, una bella mano di resina, anzi una mano di resina bella sottile per impermeabilizzare, lampada UV, e andiamo avanti. Intanto che asciuga vado a forare già la coda. Incollo dentro questo tubicino di acciaio che mi servirà da guida per l'armatura. Dopo averci studiato un po' per la paletta che va nella coda, ho deciso di usare un cucchiaino perché ha già la forma giusta. Devo vedere se riesco a tagliarlo. No, ci ho messo tipo 30 secondi con la carteggiatrice. Ma vaffanculo, il Dremel stasera ce l'ha con me. L'ho accorciata un filo, sono riuscito a farcela andare e la incollo subito prima che succeda qualcosa. Incollato, resinato, lasciamo asciugare, proseguiamo. Ho fatto un piccolo foro dalla parte opposta della paletta della coda per andarla a controbilanciare. Secondo me la rotazione sarà più facile così. Ho fatto un altro foro, ne ho aggiunto ancora un po' e adesso è praticamente perfettamente bilanciato. In qualsiasi punto lo metto, bene o male rimane lì. E gira molto libero. Ho aggiunto un po' di piombo qua perché ho fatto un test in vasca e stava leggermente impennato. Considerato che poi ci vado a tagliare via la maggior parte di questo, adesso dovremmo essere belli livellati. Un'altra mano di resina e poi fuori per gli occhi e si vernicia. Sono pronto a verniciare, ma non so ancora cosa andrò a combinare. Ha uno stile un po' old school, però non lo so. Intanto iniziamo con il bianco. Un po' di oro.
argento. Ho fasciato 4-5 volte in questa rete e vado a dare un po' di giallo. Stessa cosa ma con l'arancione. Maschera liquida. Violenti col nero. Un paio di giri di rete e vado di color shift. Vediamo quanto sta male l'arancione su questo colore. Terribile, però vado a vedere qualche dettaglio. Ah, voi skippate? Schippo anch'io alla resinatura. Mentre l'artificiale sta asciugando, voglio chiedervi scusa. Vi chiedo scusa se negli ultimi 2 video, questo e quello precedente, sono un po' freddo, un po' veloce nel fare le cose, ma periodaccio, non trovo lavoro, mi sembra di avere tutto contro. Va a momenti, cioè un momento sono tranquillo, un momento un po' così. Sto prendendo il fare gli artificiali un po' come un distaccamento dalla realtà. È che mi pesa quasi fare video, mettere la luce, mettere il treppiede, spostarlo, montarli, però mi fa piacere farlo. Mi fa piacere specialmente sapendo che c'è gente che mi segue, gente che apprezza quello che faccio. Perciò se mi vedete un po' distaccato, un po' freddo, è il momento. Cercherò di riprendermi, spero che con la primavera si smuovano un po' di cose, anche se la vedo dura. Almeno potrò tornare un po' a pescare, quello mi rilassa. Vediamo un po' che punto è, va? Dai, alla fine è venuto bene. Old school poco, però con l'occhio che riprende i colori non è per niente male. Ho aggiunto un po' di color shift viola, verde che diventa rosso a seconda della luce. Bello, bello. Adesso viene la parte divertente. Metto una perlina qua in fondo, faccio un anello e poi devo andarla a chiudere. Vediamo cosa riesco a combinare. Questi morsetti piccoli tengono un sacco, tengono veramente tantissimo, finché non hai veramente bisogno che tengano. Quando hai bisogno che stiano fermi, si muovono. Anche abbastanza pulito. Che spettacolo, che spettacolo. Questa girerà come una forsennata. Ho preso in prestito le ancorette di mio amico Picchi, giuro che te le ridò. Ha dei colori devastanti. Direi che si può andare a provare. Sarebbe perfetto se fosse tipo agosto, una bella pioggia torrenziale stasera, domani mattina. No, inverno, nevica. Sono sul fiume.
Sicuramente è molto suggestivo stamattina, freddo assurdo. Siamo sui 16 cm per 85 grammi. Andiamo a fare qualche lancio. Abbastanza soddisfatto, sicuramente un po' pesante in coda, infatti se dovessi rifarlo la coda la farei di Lexan, almeno devo aggiungere meno piombo. Devo inclinarla leggermente in punta per fargli fare un pelo più rumore in acqua, però funziona, direi che è un'esca che può tranquillamente catturare. Direi che è tutto, ci vediamo al prossimo video.